Ciao a tutti e bentornati su Wow Podcast Italian. Sono Mia e oggi sono qui con il mio amico Lucas. Lucas, oggi parliamo di una situazione che capita a tutti, vero? Assolutamente, Mia. Ciao a tutti, ragazzi. Sì, oggi parliamo di qualcosa che è successo a me qualche settimana fa. Una situazione un po' imbarazzante, ma anche molto utile per imparare l'italiano. Ah, sono già curiosissima. Ma prima di tutto voglio chiedere a voi, ascoltatori, vi è mai capitato di perdervi in una città straniera? Scrivete nei commenti, voglio sapere le vostre storie. Sì, raccontate, perché quello che è successo a me è esattamente questo. Ero in vacanza a Roma, la città più bella del mondo, secondo me, e mi sono perso completamente. Non sapevo dove andare, non conoscevo la strada, non avevo connessione internet sul telefono. Oddio, Lucas, questo è il mio incubo peggiore. Roma è enorme. Come ti sei sentito in quel momento? All'inizio ero un po' in panico, lo ammetto. Stavo camminando per le stradine del centro storico, guardando i palazzi bellissimi, e a un certo punto mi sono guardato intorno e non sapevo più dove ero. Nessuna indicazione familiare, nessun punto di riferimento che conoscevo. Capisco benissimo quella sensazione. Quando sei in un posto che non conosci e non hai il telefono, ti senti completamente solo. Cosa hai fatto per prima cosa? Prima cosa, ho respirato. Ho detto a me stesso: Lucas, sei a Roma, non sei in pericolo. Hai solo bisogno di chiedere aiuto. E questa è la cosa più importante che voglio condividere con voi oggi. Chiedere aiuto in italiano. Perché spesso, quando viaggiamo in Italia, abbiamo paura di parlare in italiano con le persone. Esatto. E questo è perfetto per i nostri ascoltatori che stanno imparando l'italiano. Perché oggi, insieme a Lucas, vi mostreremo esattamente come potete chiedere informazioni quando non sapete dove siete. È una situazione pratica che può capitare davvero. Quindi eccomi lì, in mezzo a una piccola piazza vicino. Non sapevo neanche vicino a cosa ero. E vedo un signore anziano seduto su una panchina che leggeva il giornale con tutta la calma del mondo. Ah, i romani, sempre così tranquilli. E tu ti sei avvicinato? Sì, mi sono avvicinato con il cuore che batteva forte e ho detto: Mi scusi, signore. Sapete, la prima cosa importante quando volete parlare con qualcuno in Italia è usare mi scusi per attirare l'attenzione in modo educato. Perfetto. Mi scusi, è formale e rispettoso. Ascoltatori, ricordatelo. Con le persone che non conoscete, specialmente le persone più anziane, è sempre meglio essere formali. E poi Lucas, come ho mai continuato. Il signore ha abbassato il giornale e mi ha guardato. Poi ho detto: Sono perso, può aiutarmi? E lui ha sorriso. Ha detto: Certo, certo. Dove deve andare? In quel momento ho sentito un grande sollievo. Questa è una frase bellissima e semplicissima. Sono perso. 2 parole sole, ma così importanti. E può aiutarmi? È educato e chiaro. Ascoltatori, praticate queste frasi. Sono perso. Può aiutarmi? Semplice e vero. Esattamente. E il bello dell'italiano è che le persone, specialmente in Italia, sono molto disponibili ad aiutare i turisti. Il signore era felicissimo di aiutarmi, anzi, sembrava contento di avere qualcuno con cui parlare. Ah sì, gli italiani adorano parlare. È parte della nostra cultura. Ma dimmi, Lucas, tu cercavi un posto specifico, dove volevi andare? Sì, stavo cercando il Pantheon. Avevo letto che era vicino a Piazza Navona, ma mi ero allontanato troppo e non sapevo più in quale direzione andare. Così ho detto al signore: Sto cercando il Pantheon, sa dov'è? Sto cercando è un'altra frase molto utile. Ascoltatori, potete usarla per qualsiasi posto. Sto cercando la stazione, sto cercando un ristorante, sto cercando il mio hotel. Sto cercando più il nome del posto. Facile. E cosa vi ha risposto il signore? Il signore ha detto: Il Pantheon è lì vicino. Deve girare a sinistra,
poi andare dritto per circa 5 minuti e poi girare a destra. Lo vedrà subito. E io, mentre lui parlava, cercavo di capire tutto, ma alcune parole le capivo solo a metà. Capisco. Quando qualcuno parla velocemente in italiano non è sempre facile capire tutto. Cosa fai in quella situazione? Questa è una domanda anche per voi, ascoltatori. Cosa fareste voi? Io ho fatto la cosa più saggia. Ho chiesto al Signore di ripetere più lentamente. Ho detto: «Scusi, può parlare più lentamente? Non capisco bene». E lui, gentilissimo, ha ripetuto tutto piano piano. Che frase importante! Può parlare più lentamente? È assolutamente normale chiederlo, non è una cosa di cui vergognarsi. Anzi, le persone capiscono che state imparando la lingua e sono felici di aiutarvi. Non abbiate paura di chiedere. Esattamente. E questa volta ho capito molto meglio. Girare a sinistra, andare dritto, girare a destra. Queste sono le istruzioni di base per muoversi in una città. Molto utili da conoscere. Assolutamente. E poi ci sono altre espressioni utili per capire le direzioni. Per esempio, di fronte a, che vuol dire davanti a qualcosa. Accanto a, che vuol dire vicino. Dietro, che vuol dire nella parte posteriore. Lucas, hai usato anche queste? Sì, il Signore ha aggiunto: «Il Pantheon è di fronte a una piccola piazza con una fontana, non può sbagliare». E aveva ragione. Quando sono arrivato alla fontana, ho subito visto il Pantheon davanti a me. Che momento meraviglioso! Ah, il Pantheon. Un posto incredibile. Ma prima di arrivare lì, immagino che tu abbia dovuto anche chiedere conferma durante il cammino, giusto? Perché a volte, anche con le istruzioni, si può ancora sbagliare. Hai ragione. Dopo circa 3 minuti di camminata, non ero sicuro di aver girato nel posto giusto. Quindi mi sono avvicinato a una giovane donna che stava guardando il telefono e le ho chiesto: «Scusi, sono sulla strada giusta per il Pantheon?» Sono sulla strada giusta. Un'altra frase utilissima. Con questa frase potete controllare se state andando nella direzione giusta. Ascoltatori, scrivetela. Sono sulla strada giusta per più il nome del posto. La donna ha alzato gli occhi dal telefono e ha detto: Sì, continui dritto». E poi ha aggiunto qualcosa che non mi aspettavo: «Vedrai il Pantheon tra un minuto, è proprio qui». E aveva ragione, era vicinissimo. Perfetto. E come ti sei sentito quando avrai finalmente visto il Pantheon davanti a te, dopo tutta questa avventura? Mi sono sentito così orgoglioso di me stesso, non perché avevo trovato il Pantheon, ma perché avevo chiesto aiuto in italiano, avevo capito le istruzioni e avevo comunicato con successo con 2 persone italiane. Quello è stato il vero risultato. Questo è bellissimo, Lucas. E questo è esattamente il punto. Imparare una lingua non significa solo studiare grammatica o parole. Significa essere capaci di usarla nella vita vera, in situazioni come questa. E voi, ascoltatori, state già facendo un passo enorme ascoltando questo podcast. Esatto! E voglio dire una cosa importante: non abbiate paura di sbagliare. Quando chiedete informazioni in italiano, forse non dite tutto perfettamente. Forse la grammatica non è sempre corretta. Ma le persone capiscono lo stesso. E questo è ciò che conta. Assolutamente. La comunicazione è la cosa più importante. Adesso facciamo un piccolo riassunto delle frasi che abbiamo imparato oggi. Ascoltatori, potete ripetere con noi, è un ottimo esercizio. Perfetto. Prima frase. Mi scusi. Per attirare l'attenzione di qualcuno in modo educato. Mi scusi. Seconda frase, sono perso. Per dire che non sapete dove siete. Sono perso. E se siete una donna potete dire sono persa, con la A alla fine. Terza frase. Può aiutarmi? Per chiedere aiuto. Può aiutarmi. Semplice e gentile. Quarta frase, sto cercando più il nome del posto. Per dire dove volete andare. Sto cercando la stazione. Sto cercando il mio hotel. Sto cercando un ristorante. Quinta frase. Può parlare più lentamente? Per chiedere a qualcuno di rallentare quando parla.
Può parlare più lentamente, per favore? Usate sempre per favore, è molto gentile. E sesta frase. Sono sulla strada giusta per controllare se state andando nella direzione corretta. Sono sulla strada giusta per il Pantheon. Meraviglioso! 6 frasi, non tante, vero? Ma con queste 6 frasi potete cavarvela in moltissime situazioni quando siete in Italia. Provate a memorizzarle, provate a usarle e vedrete che funzionano davvero. E adesso voglio fare una domanda a voi, ascoltatori. Avete mai avuto una situazione simile a quella di Lucas? Vi siete mai persi in una città straniera? Come avete chiesto aiuto? Scrivetelo nei commenti qui sotto. Voglio leggere le vostre storie. Sì, i commenti sono il posto perfetto per praticare l'italiano anche. Potete scrivere in italiano, anche se fate qualche errore non importa. L'importante è provare. Noi leggiamo tutti i commenti. Esatto. E se avete domande su qualche frase che abbiamo detto oggi, scrivete anche quelle. Siamo qui per aiutarvi nel vostro percorso di apprendimento dell'italiano. Questo podcast esiste proprio per voi. Prima di salutarci, voglio condividere ancora un piccolo consiglio pratico per chi viaggia in Italia. Quando chiedete indicazioni, è sempre utile avere il nome scritto da qualche parte. Potete mostrare il nome di un posto al vostro telefono, anche se il telefono non ha internet. Così, anche se la pronuncia non è perfetta, la persona capisce subito dove volete andare. Ottimo consiglio! E un altro consiglio. Imparate i nomi delle cose importanti vicino a dove state. Il nome del vostro hotel, il nome della strada principale, il nome del quartiere. Queste informazioni sono preziosissime quando siete persi. Verissimo. E ricordate, le persone in Italia sono generalmente molto gentili con i turisti. Non abbiate paura di avvicinarvi e chiedere. Il peggio che può succedere è che la persona non sappia rispondere e allora trovate qualcun altro. Perfetto. Ragazzi, è stato un episodio davvero utile oggi, vero? Spero che le frasi di oggi vi aiutino nei vostri prossimi viaggi in Italia. E se avete un viaggio pianificato, fatecelo sapere nei commenti. Sì, fateci sapere dove andate. Roma, Milano, Firenze, Venezia, Napoli. Tutte città bellissime. Ognuna con la sua storia, la sua cucina, il suo carattere unico. L'Italia è un paese meraviglioso da esplorare. E con un po' di italiano in tasca, il viaggio diventa ancora più ricco, ancora più autentico. Quando parlate con le persone nella loro lingua, si apre un mondo completamente diverso. Sono d'accordo al 100%. Bene, ascoltatori, siamo arrivati alla fine di questo episodio. Grazie mille per essere stati con noi oggi su Wow Podcast Italian. Grazie a tutti! Se questo episodio vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ogni settimana pubblichiamo nuovi episodi per aiutarvi con l'italiano. E condividete questo episodio con un amico che sta imparando l'italiano. Più siamo, meglio è. A presto, ragazzi. Buona fortuna con il vostro italiano. Arrivederci a tutti! Ci vediamo al prossimo episodio di Wow Podcast Italian. Continuate a studiare e a divertirvi con l'italiano.